Se stai usando N8N e non hai ancora capito davvero come funziona il nodo HTTP request, stai usando il 10% della potenza di questo strumento, perché il nodo HTTP è letteralmente la chiave per connettere N8N a qualsiasi servizio esistente su internet, qualsiasi, anche quelli che non hanno un nodo dedicato. E oggi te lo spiego in modo pratico, con esempi reali che puoi applicare subito. In questo video faremo una masterclass completa sul nodo HTTP request di N8N. Ti spiegherò cosa sono gli endpoint, come funzionano le chiamate get, post, put, delete, come gestire l'autenticazione in tutti i modi possibili, come strutturare un body JSON correttamente e faremo tutto con esempi pratici usando API gratuite che puoi testare anche tu mentre guardi questo video. Questo video è per chi usa N8N da poco, ma anche per chi lo usa da un po' e vuole finalmente padroneggiare questo strumento fondamentale. Se è la prima volta che capiti su questo canale, mi chiamo Davide. Lavoro da oltre 15 anni nello sviluppo di soluzioni digitali e negli ultimi 5 mi sono specializzato in marketing automation e nella creazione di workflow intelligenti con N8N. Sono stato nominato ai Community Awards 2025 con quasi 500.000 visualizzazioni globali sui miei template. Quindi, quando parlo di automazioni, parlo di roba che ho testato sul campo. Ma ora, torniamo al video. Lasciami spiegare perché questo nodo è così importante. N8N ha centinaia di nodi già pronti. Gmail, Slack, Notion, Airtable funzionano benissimo. Ma cosa succede quando devi integrare un servizio che non ha un nodo dedicato? Oppure quando il nodo ufficiale non supporta quella funzione specifica che ti serve? Oppure ancora, quando vuoi connettere un'API interna alla tua azienda? Ecco, in tutti questi casi il nodo HTTP request è la tua unica soluzione. È il nodo universale, il coltellino svizzero, quello che ti permette di parlare con qualsiasi servizio che espone un'API REST. URL, metodo, headers, autenticazione, body, query parameters. Sembra complicato, ma non lo è. E oggi te lo dimostro. Prima cosa fondamentale, dobbiamo capire cosa sono gli endpoint. Un endpoint è semplicemente un indirizzo web al quale puoi inviare una richiesta per ottenere o inviare dati. Pensa a un ristorante. L'endpoint è come un numero di telefono del ristorante. Lo chiami, fai la tua richiesta e ti rispondono. Ogni API ha i suoi endpoint. Per esempio, se vuoi ottenere informazioni meteo, chiami l'endpoint del servizio meteo. Se vuoi creare un contatto in un CRM, chiami l'endpoint del CRM e così via. La struttura di un endpoint di solito è così. Hai un URL base, tipo https api.esempio.com, poi hai un percorso tipo /users, oppure /weathers, oppure /orders. E a volte hai anche dei parametri aggiuntivi, tipo punto interrogativo, siti uguale Milano. Tutto qui, l'endpoint è l'indirizzo completo al quale invii la richiesta. Ora, quando chiami un endpoint, devi specificare che cosa vuoi fare e questo lo fai con il metodo HTTP. Ci sono 4 metodi principali che userai nel 90% dei casi. Il primo è il metodo get. Lo usi quando vuoi ottenere dati. Non modifichi nulla, chiedi solo informazioni, tipo chiedere al cameriere di leggere un menu. Il secondo è post. Lo usi quando vuoi creare qualcosa di nuovo, inviare un nuovo ordine, creare un nuovo utente, aggiungere un record, tipo ordinare un piatto nuovo. Il terzo è put oppure patch. Lo usi quando vuoi modificare qualcosa che esiste già, aggiornare un profilo, cambiare lo stato di un ordine, tipo dire al cameriere che vuoi cambiare il contorno. Il quarto è delete. Cancelli qualcosa, rimuovi un record, elimini un utente. In N8N, quando aggiungi un nodo HTTP request, la prima cosa che devi fare è proprio scegliere il metodo e adesso sai quale scegliere in base a cosa vuoi fare. Facciamo subito un esempio pratico. Useremo JSON Placeholder, che è un'API gratuita perfetta per fare test. Non richiede autenticazione e restituisce dati finti ma strutturati esattamente come un'API reale. Apri N8N e aggiungi un nodo HTTP request. Nel campo method seleziona get. Nel campo URL scrivi https jsonplaceholder.typicode.com/users. Esegui il nodo. Hai appena fatto la tua prima chiamata API e hai ottenuto una lista di 10 utenti finti,
con nome, cognome, email, indirizzo e numero di telefono. Ora proviamo a prendere un singolo utente. All'URL aggiungiamo /1 e rieseguiamo il nodo. Adesso hai solo i dati dell'utente con id 1. Vedi come funziona? L'endpoint /users ti dà tutti gli utenti. L'endpoint /users/1 ti dà solo quello specifico. A volte devi passare parametri aggiuntivi per filtrare o personalizzare la richiesta. Ci sono due modi per farlo. Il primo è metterli direttamente nell'URL, tipo https jasonplaceholder.typicode.com/users, punto di domanda, id uguale 1. Eseguiamo il nodo ed ecco qua. Il secondo, più pulito, è usare la sezione Query Parameters del nodo HTTP di N8N. Facciamo un esempio pratico. Rimuoviamo da qua l'id uguale 1 nell'URL e lo mettiamo nella sezione Query Parameters. Name sarebbe l'id e value uguale 1. Esegui. Perfetto. Hai solo il post dell'utente 1. Non tutti i 100 post disponibili, ma solo quelli che ti interessano. Questo è fondamentale quando lavori con API che hanno migliaia di record. Non vuoi scaricare tutto, ma vuoi filtrare subito lato server. Facciamolo in N8N. Aggiungiamo il nodo HTTP request, questa volta usiamo il metodo post e cambiamo l'endpoint in post. Togliamo sendQuery parameters e aggiungiamo sendBody. Using JSON, apriamo la parentesi graffa, scriviamo title tra virgolette, 2 punti e il valore, il nostro primo post. Eseguiamo ed ecco che l'API risponde con il post che hai appena creato, incluso un nuovo ID generato automaticamente. Ovviamente placeholder è un'API di test, quindi non salva davvero il dato, ma la meccanica è identica a qualsiasi API reale. Ecco la parte che spaventa di più, l'autenticazione. La maggior parte delle API richiede autenticazione. Non puoi chiamare l'API di Notion o di OpenAI senza dimostrare chi sei. N8N supporta diversi tipi di autenticazione nel nodo HTTP request. Vediamoli uno per uno. Il primo è Generic Credential Type. Lo usi quando l'API chiede un semplice header con una chiave. Per esempio, molte API richiedono un header authorization con il valore bearer, seguito dalla tua API key. In N8N vai su Authentication, seleziona Generic Credential Type, crei una credenziale con nome authorization e valore bearer spazio la tua chiave. Il secondo tipo è API key. Alcune API vogliono la chiave come query parameter, invece che come header. Per esempio, punto interrogativo o e-commerciale, key uguale e il valore della tua chiave. N8N ha un'opzione specifica per questo. Seleziona quindi Generic Credential Type e poi Query Out. Inserisci il nome del parametro e la chiave. Il terzo tipo è OAuth 2. Questo è più complesso. OAuth 2 è un protocollo che permette a un'applicazione di accedere ai tuoi dati senza condividere la password. Funziona così. Tu autorizzi N8N ad accedere al servizio. Il servizio ti dà un token temporaneo, N8N usa quel token per fare le richieste. In N8N, quando selezioni OAuth 2, devi configurare diversi campi: Client ID, Client Secret, Authorization URL, Access Token URL. Tutti questi dati li trovi comunque nella documentazione dell'API che vuoi usare. È più lungo da configurare, ma una volta fatto funziona in automatico e il token si rinnova da solo. Questo metodo di autenticazione è usato per accedere ad esempio a Google Drive. Ci sono tante persone che fanno un errore grave quando configurano l'autenticazione nel nodo HTTP. Invece di usare la sezione Authentication, vanno direttamente nella sezione Headers e aggiungono manualmente un Header Authorization con la loro API key. Funziona
Sì, tecnicamente funziona. È giusto farlo? Assolutamente no, ed è pericoloso e ora vediamo il perché. Primo problema. Quando metti la chiave API direttamente negli headers, questa chiave viene salvata in chiaro dentro il workflow. Questo significa che se esporti il workflow, se lo condividi con un collega, se lo pubblichi come template, la tua chiave API va insieme al workflow. E magari non te ne accorgi nemmeno. Esporti il JSON, lo mandi a qualcuno e boom. Hai appena condiviso le credenziali del tuo account OpenAI, del tuo CRM o del tuo database a qualcun altro. Secondo problema. Non puoi gestire la rotazione delle chiavi in modo efficace. Se la tua chiave scade o viene compromessa e devi cambiarla, con l'approccio sbagliato devi andare a modificare ogni singolo nodo HTTP dove l'hai usata. Se hai 20 workflow, con 50 nodi HTTP in totale, auguri, devi andarli a modificare uno per uno. Terzo problema. Le credenziali salvate nella sezione Authentication di N8N sono criptate, vengono salvate in modo sicuro, non sono visibili nel JSON del workflow, non vengono esportate quando condividi il workflow. È esattamente come funziona in qualsiasi sistema serio. Le credenziali vengono separate dalla logica applicativa. Quindi, una regola d'oro, mai mettere un API key, token, password o qualsiasi altro segreto direttamente negli headers o nel body di un nodo HTTP. Usa sempre la sezione Authentication. Crea una credenziale dedicata, anche se ti sembra più veloce fare copia e incolla dell'API key direttamente nell'header. Non farlo. Facciamo un esempio con un API reale che richiede autenticazione. Useremo OpenWeatherMap. È un servizio meteo che ha un piano gratuito perfetto per i test. Per prima cosa andiamo su openweathermap.org e creiamo un account gratuito. Dopodiché ti daranno un API key. Ora in N8N aggiungiamo un nodo HTTP request, metodo get. Incolliamo l'URL con la nostra chiave, togliamo il sendbody precedente e eseguiamo il nodo. E ha i dati in tempo reale di Milano, temperatura, umidità, vento, tutto. Vedi? Con un singolo nodo HTTP hai appena integrato un servizio meteo nel tuo workflow, senza bisogno di un nodo dedicato. Ricordate cosa abbiamo detto poco fa con gli errori da evitare? Ecco, l'API key è bene non esporla all'interno dell'URL, ma è necessario usare l'authentication. Quindi provvediamo subito. Copiamo la nostra API key, andiamo su Authentication, Generic, Query Out e aggiungiamo una nuova credenziale. La rinominiamo, come nome APD e come valore la nostra chiave API. Salviamo e rieseguiamo il nodo. Ed ecco, il risultato è lo stesso, ma con la differenza che ora la nostra API key viene salvata in modo sicuro all'interno di N8N. Se hai mai usato Postman per testare l'API, il nodo HTTP di N8N fa esattamente la stessa cosa. In Postman selezioni il metodo, inserisci l'URL, aggiungi gli headers e clicchi su Send. Questa è la differenza. Postman è uno strumento di test, N8N è uno strumento di automazione, ma la logica delle chiamate HTTP è identica. Ultima cosa importante, gli errori. Quando fai una chiamata HTTP, le cose possono andare storte. Il server può essere giù, la tua API key può essere scaduta, puoi avere sbagliato l'URL. Il server ti risponde sempre con un codice di stato. 200 significa tutto ok. 400 significa che hai fatto una richiesta sbagliata, controlli i parametri. 401 significa utente non autorizzato, controlla l'autenticazione. 404 significa non trovato, l'endpoint non esiste o l'id che cerchi non esiste. 500 significa errore del server, non è colpa tua, è il servizio che ha problemi. Nelle opzioni nel nodo puoi decidere in caso di errore come si deve comportare, se si deve fermare tutto il workflow, se continuare, se lo attivi, il workflow continua anche se la chiamata fallisce e puoi usare un nodo if dopo per controllare se la risposta contiene errori e gestirli di conseguenza.
Oppure puoi riprovare ad eseguire solo questo nodo per massimo il numero di volte che deciderai e l'intervallo di tempo tra un'esecuzione fallita e l'altra. Questo è fondamentale per workflow in produzione. Ricapitoliamo velocemente cosa hai imparato. Sai ora cosa sono gli endpoint e come sono strutturati. Sai usare i 4 metodi principali: get per leggere, post per creare, put per modificare, delete per cancellare. Sai passare query parameters per filtrare le richieste, sai strutturare un JSON correttamente, sai configurare headers e autenticazione in tutti i modi supportati e sai gestire gli errori in modo intelligente. Con queste conoscenze puoi connettere N8N a praticamente qualsiasi servizio esistente, anche quelli senza un nodo dedicato, anche le API interne della tua azienda, anche servizi che usciranno tra 6 mesi e che oggi non esistono ancora. Questo è il potere del nodo HTTP Request. Spero che questa masterclass ti sia stata utile. Il nodo HTTP è davvero il cuore di N8N. Padroneggiarlo significa non avere più limiti nelle tue automazioni. Se hai domande, scrivile nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un like. E se vuoi vedere altri contenuti su N8N automazioni intelligenti, iscriviti al canale e attiva la campanella. Ci vediamo nel prossimo video.